Lezione 1. Letteratura e scienza. È interessante notare come pochissimi scrittori o intellettuali sembrino conoscere o interessarsi molto alla scienza. L'ho notato anch'io. È come se ci fosse una divisione tra i due campi. Penso che sia la letteratura che la scienza abbiano molto da offrirsi a vicenda. Assolutamente. La scienza può ispirare storie e la letteratura può rendere la scienza più riconoscibile. È un peccato che molte persone non esplorino le connessioni tra loro. Vero. Immagina la creatività che potrebbe derivare dalla fusione dei due. Forse abbiamo bisogno di più scrittori appassionati di scienza e viceversa. Sarebbe fantastico. Potrebbe portare ad alcune idee rivoluzionarie. Speriamo che il futuro porti una maggiore collaborazione tra questi mondi. Lezione 2. Virtù e vizi. Pensi che nasciamo uguali o le nostre scelte modellano ciò che diventiamo? Credo che potremmo nascere uguali, ma da allora in poi le nostre vite saranno pesate dalle nostre virtù o vizi. Questa è una prospettiva interessante. È come se le nostre azioni definissero il nostro percorso. Esattamente. Ogni decisione che prendiamo contribuisce all'equilibrio di ciò che siamo. È un promemoria per lottare per la gentilezza e l'integrità in tutto ciò che facciamo. Assolutamente. Piccoli atti di bontà possono avere un grande impatto nel tempo. Penso che si tratti anche di imparare dai nostri errori e di crescere. Vero. Nessuno è perfetto, ma possiamo sempre puntare a essere migliori. Facciamo uno sforzo cosciente per far pendere la bilancia verso la virtù. Lezione 3. Consigli per i centri commerciali. Sembra fantastico. Ci sono negozi specifici che consigli nel centro commerciale? Decisamente. Se stai cercando vestiti alla moda, c'è un negozio al secondo piano con ottime opzioni. Lo controllerò. E le scarpe? Ho bisogno di qualcosa di comodo ma elegante. C'è un negozio di scarpe vicino all'area ristorazione che offre un'ampia scelta. Perfetto. Inizierò da lì. Sapete se ci sono saldi in corso? Penso che questa settimana avranno una promozione paghi uno prendi la metà. È un ottimo affare. Grazie per l'avvertimento. Nessun problema. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto per navigare nel centro commerciale. Andrà bene. Sono entusiasta di trovare alcuni nuovi pezzi per il mio guardaroba. Lezione 4. Cambiare atteggiamento. Ho notato che molte persone si sentono a disagio all'idea di un comportamento sessuale senza restrizioni. Sì, di conseguenza in alcune comunità gli atteggiamenti sessuali sono diventati più conservatori. È interessante come le norme sociali possano cambiare nel tempo in base a valori culturali e morali. Assolutamente. Ciò che una volta era considerato accettabile può cambiare con nuove prospettive. Penso che sia importante avere conversazioni aperte su questi argomenti per favorire la comprensione. Concordato. Il dialogo aiuta a colmare le lacune e riduce il giudizio o lo stigma. Si tratta anche di rispettare le scelte individuali mantenendo il senso di responsabilità. Vero. L'equilibrio è fondamentale quando si affrontano questioni così complesse e personali. Speriamo che la società continui ad evolversi in un modo che promuova sia la libertà che il rispetto. Lezione 5. Acquistare articoli di cancelleria. Ehi, hai comprato della cancelleria ultimamente?
Sì, stavo cercando dei quaderni e delle penne carini e funzionali. Sembra divertente. Hai trovato qualcosa che ti è piaciuto davvero? Ho trovato un set di quaderni e penne gel color pastello perfetti per tenere un diario. Sembrano fantastici. Volevo tornare a scrivere a mano. Dovresti. C'è qualcosa di speciale nel mettere nero su bianco. Hai qualche consiglio per negozi con articoli di cancelleria uni? C'è un piccolo negozio in centro che vende quaderni fatti a mano e penne stravaganti. Lo controllerò. Grazie per il suggerimento. Lezione 6. Preferenze di viaggio. Preferisci volare o prendere il treno quando viaggi? Di solito preferisco prendere il treno perché è più rilassante e panoramico. È vero. I treni ti danno la possibilità di goderti il viaggio piuttosto che solo la destinazione. Esattamente. Inoltre, c'è più spazio per le gambe e puoi muoverti liberamente. Mi piace volare per lunghe distanze, però. È più veloce e più conveniente. Questo è un buon punto. Dipende davvero dal viaggio e da quanto tempo hai. Hai mai preso un treno notturno? Ho sentito che è un'esperienza unica. Non l'ho fatto, ma è nella mia lista dei desideri. Sembra un'avventura divertente. Magari possiamo organizzare un viaggio insieme e provarlo qualche volta. Lezione 7. Trovare consigli. Questo è esattamente quello che sto cercando. Hai qualche consiglio? Certo, c'è un piccolo bar fantastico in centro che serve i migliori pasticcini. Sembra perfetto. Ho voglia di qualcosa di dolce ultimamente. Dovresti provare i loro croissant, sono friabili e deliziosi. Li proverò sicuramente. Che ne dici di un buon posto per cenare? C'è un accogliente ristorante italiano nelle vicinanze con fantastici piatti di pasta. Sembra l'ideale. Avevo voglia di cibo italiano. Non rimarrai deluso. Anche il loro tiramisù è assolutamente da provare. Grazie per i suggerimenti, sono entusiasta di dare un'occhiata a questi posti. Lezione 8. Abbracciare il cambiamento. Sto cercando di vedere il cambiamento come un'opportunità piuttosto che qualcosa da temere. Questo è lo spirito. Una mentalità positiva può fare la differenza. Non è sempre facile, ma sono qui per te e sono pronto ad affrontare le sfide a testa alta. Questo è ciò che conta di più. Il cambiamento può spaventare, ma spesso porta alla crescita. Mi sono reso conto che rimanere stagnanti è più scomodo che correre rischi. Esattamente. Uscire dalla tua zona di comfort apre nuove possibilità. Sono determinato a sfruttare al massimo ogni opportunità che mi si presenta. Hai l'atteggiamento giusto. Sono qui per supportarti in ogni fase del percorso. Grazie per l'incoraggiamento, significa molto avere qualcuno al mio fianco. Lezione 9. La vita in Giappone. Ha vissuto in Canada tutta la sua vita, ma poi si è trasferito in Giappone. La vita lì era molto diversa per lui. Posso immaginare. La cultura, la lingua e le tradizioni devono aver rappresentato un grande adattamento.
Sì, ha dovuto imparare molto in fretta, ma ha trovato l'esperienza incredibilmente gratificante. È fantastico. Il Giappone ha una storia così ricca e uno stile di vita unico. Amava il cibo, i festival e il senso di comunità che c'era lì. Sembra un luogo pieno di bellezza e tradizione. Ha mai avuto nostalgia di casa? All'inizio sì, ma ha stretto amicizie e ha abbracciato la cultura, cosa che lo ha aiutato ad adattarsi. È stimolante. Ci vuole coraggio per ricominciare da capo in un ambiente completamente nuovo. Dice che è stata la decisione migliore che abbia mai preso. Ha cambiato la sua prospettiva sulla vita. Lezione 10. Trovare una routine. Ho cercato di trovare una buona routine che funzioni per me. E tu? Mi sento allo stesso modo. È difficile bilanciare tutto e rimanere coerenti. Esattamente. Voglio includere esercizio, lavoro e relax, ma è impegnativo. Magari iniziare in piccolo e costruire da lì. Stabilire obiettivi realistici può aiutare. È una buona idea. Proverò a concentrarmi su un'abitudine alla volta. La coerenza è fondamentale. Anche i piccoli passi si sommano nel tempo. Ho anche sentito dire che tenere traccia dei progressi può mantenerti motivato. Decisamente. Vedere quanto sei arrivato lontano può essere davvero incoraggiante. Grazie per il consiglio, sono determinato a creare una routine che funzioni. Lezione 11. Osservazione della natura. Ci guardavano tanto quanto noi guardavamo loro. È stato affascinante. Cosa intendi? Stavi osservando animali o altro? Sì, stavamo guardando le scimmie nella foresta. Dondolavano dai rami e sembravano incuriositi nei nostri confronti. Sembra incredibile. La natura ha un modo per ricordarci quanto siamo tutti connessi. È stato fantastico vederli da vicino e testimoniare il loro comportamento. Sembravano amichevoli o erano cauti nei confronti degli umani? Un po' di entrambi. Si tenevano a distanza ma sembravano incuriositi dalla nostra presenza. Sono momenti come quelli che ti fanno apprezzare la bellezza della fauna selvatica. Assolutamente. È stata un'esperienza umiliante e indimenticabile. Lezione 12. Decorazioni natalizie. La mia famiglia ha un set di Babbo Natale in legno e una renna che mio padre mette ogni anno sul tetto. Sembra così festoso. Hai altre decorazioni in casa? Sì, abbiamo allestito un albero di Natale con addobbi e luci. È la mia parte preferita. Anche a me piace decorare l'albero. È una tradizione così accogliente e gioiosa. Inoltre appendiamo le calze davanti al camino e allestiamo un presepe. Questo è bello. Sembra che la tua casa sia piena di spirito natalizio. È un sacco di lavoro, ma ne vale la pena per vedere tutto prendere forma. Lo sforzo viene sempre ripagato quando la casa sembra calda e magica. Hai qualche decorazione o tradizione speciale nella tua casa? Lezione 13. Trovare la banca. Scusi, potete aiutarmi a trovare la banca? Certo, la banca è proprio in fondo alla strada. È a circa 5 minuti a piedi da qui.
Grazie mille. L'ho cercato ovunque. Nessun problema. È facile non vederlo perché è nascosto tra due edifici più grandi. Questo spiega perché non sono riuscito a individuarlo. Sapete se è aperto nei fine settimana? Sì, il sabato è aperto fino a mezzogiorno, ma la domenica è chiuso. Buono a sapersi. Mi assicurerò di arrivare prima che chiuda. Se ti serve un bancomat, ce n'è uno all'interno e un altro dietro l'angolo. Grazie per l'informazione, sei stato di grande aiuto. Lezione 14. Miglioramento dei report. Questo è un punto valido. Dovrei incorporare tabelle e grafici pertinenti per migliorare i miei rapporti. Assolutamente. Gli ausili visivi possono rendere i dati complessi molto più facili da comprendere. Ho notato che le persone tendono a interagire maggiormente con le presentazioni che includono immagini. È vero, diagrammi e grafici possono evidenziare i punti chiave e rendere più forti le tue argomentazioni. Hai qualche consiglio per scegliere il giusto tipo di grafico per dati diversi? I grafici a barre sono ottimi per i confronti, mentre i grafici a linee funzionano bene per le tendenze nel tempo. È utile. Lo terrò a mente quando preparerò il mio prossimo rapporto. Inoltre, assicurati che le tue immagini siano chiare e non sovraffollate di informazioni. Buon consiglio. Voglio che i miei report siano informativi e visivamente accattivanti. Lezione 15. Mangiare fuori. Andare al ristorante è anche divertente perché permette di cambiare la solita routine del mangiare a casa. Sono d'accordo. È bello provare piatti nuovi e godersi un'atmosfera diversa. Inoltre, non devi preoccuparti di cucinare o pulire dopo. Questa è la parte migliore. È un piacere avere qualcun altro che fa il lavoro. Hai un tipo di cucina preferito da mangiare quando esci? Adoro il cibo italiano, ma sono sempre aperto a provare qualcosa di nuovo. Lo stesso qui. Esplorare cucine diverse è una delle gioie di cenare fuori. È anche un ottimo modo per trascorrere del tempo con amici e familiari. Assolutamente. Condividere un pasto insieme crea ricordi duraturi. Lezione 16. Estati canadesi. In Canada, soprattutto, le estati sono brevi, quindi le persone cercano di sfruttarle al massimo. È vero, sembra che tutti siano fuori a godersi il caldo finché dura. Ci sono tanti festival, concerti all'aperto e barbecue durante i mesi estivi. È un ottimo momento anche per esplorare la natura, come fare escursioni o visitare i laghi. Adoro il modo in cui le città si animano con cortili e mercatini. È come se tutti stessero recuperando gli inverni lunghi e freddi. Hai qualche tradizione o attività estiva che non vedi l'ora di fare? Cerco sempre di andare in campeggio almeno una volta. È un modo perfetto per disconnettersi e ricaricarsi. Sembra fantastico. Dovrò unirmi a te qualche volta. Lezione 17. Migliorare i report. Lo incorporerò sicuramente nei miei rapporti futuri. Cos'altro hai notato? In secondo luogo, ho notato alcuni errori grammaticali che potrebbero essere facilmente risolti. Grazie per averlo sottolineato.
Mi assicurerò di rileggere più attentamente la prossima volta. È sempre una buona idea che anche qualcun altro recensisca il tuo lavoro. È un ottimo suggerimento. Un paio di occhi nuovi possono cogliere cose che potrei perdere. Inoltre, prova a variare la struttura della frase per rendere la scrittura più coinvolgente. Lo terrò a mente. Voglio che i miei resoconti siano chiari e interessanti da leggere. Stai facendo un ottimo lavoro. Alcune modifiche qua e là faranno una grande differenza. Grazie per il feedback, sono sempre alla ricerca di modi per migliorare. Lezione 18. Incontri con gli orsi. Gli orsi polari avevano una pelliccia bianca brillante e sembravano scivolare senza sforzo attraverso l'acqua. È incredibile. Hai visto qualche orso grizzly durante il tuo viaggio? Sì, gli orsi grizzly avevano il pelo marrone ed erano molto più grandi di quanto mi aspettassi. Sono animali così potenti. Sembravano aggressivi o calmi? Erano sorprendentemente calmi, concentrati solo sulla ricerca di cibo. Deve essere stato fantastico vederli nel loro habitat naturale. Era. Osservare la fauna selvatica in questo modo ti ricorda la bellezza della natura. Hai scattato foto o video per ricordare l'esperienza? L'ho fatto, ma niente è paragonabile a vederli di persona. Lezione 19. Varietà di articoli di cancelleria. Esattamente. Hanno un'ampia varietà di penne, quaderni e cartelle tra cui scegliere. Adoro quanto tutto sia organizzato e colorato. Rende lo shopping così divertente. Anche io. Finisco sempre per comprare più del necessario perché tutto sembra così bello. Hai un tipo preferito di penna o taccuino? Sono un fan delle penne gel e dei quaderni a punti per il journaling. Queste sono ottime scelte. Per scrivere preferisco penne stilografiche e quaderni a righe. È interessante notare come ognuno abbia le proprie preferenze quando si tratta di cancelleria. Assolutamente. È una cosa personale che riflette il tuo stile e le tue abitudini. Andiamo a fare shopping insieme qualche volta. Sarà divertente confrontare le nostre scelte. Lezione 20. Piante da interno. Decisamente. Le piante d'appartamento assorbono le tossine e rilasciano ossigeno, purificando l'aria. Questo è uno dei motivi per cui amo avere le piante in casa. Sono entrambi belli e funzionali. Hai delle piante preferite di cui è facile prendersi cura? Le piante di serpente e i pothos sono ottimi per i principianti. Non hanno bisogno di molta attenzione. Dovrò provarli. Volevo aggiungere più verde al mio spazio. Aggiungono anche un'atmosfera rilassante a qualsiasi stanza. È come portare un pezzo di natura in casa. Ho sentito che le piante possono persino migliorare il tuo umore e ridurre lo stress. È vero, prendersi cura di loro può essere anche un'attività terapeutica. Sono venduto. Inizierò con alcune piante e vedrò come va. Lezione 21. Pigri giorni estivi. A volte è bello semplicemente sedersi sull'erba o sdraiarsi sulla schiena e guardare le nuvole. I giorni estivi sono giorni pigri. Non dobbiamo avere fretta o preoccuparci di nulla. È il momento perfetto per rilassarsi e godersi le cose semplici della vita. Adoro il fatto che le giornate sembrino più lunghe, dandoci più tempo per rilassarci.
Hai qualche attività estiva preferita che ti aiuta a rilassarti? Leggere un libro sotto un albero o fare un picnic nel parco sono le mie cose preferite. Sembrano perfetti. Mi piace ascoltare la musica o fare un pisolino all'ombra. Si tratta di rallentare e apprezzare il momento. Sfruttiamo al meglio questa estate. C'è qualcosa di magico in questa stagione. Lezione 22. Vita di villaggio. Sono cresciuto in un posto chiamato villaggio. Il mio villaggio era circondato da numerose fattorie e laghi. Sembra così pacifico. Com'è stato vivere lì? Era tranquillo e affiatato. Tutti si conoscevano e la vita scorreva a un ritmo più lento. Posso immaginare quanto deve essere stato bello, soprattutto con tutta la natura intorno. Era. Ho trascorso molto tempo esplorando i campi e nuotando nei laghi. Ti manca vivere lì o preferisci la città adesso? Mi manca la semplicità e il legame con la natura, ma mi piacciono anche le opportunità che offre la città. È bello aver vissuto entrambi i mondi, ognuno ha il suo fascino. Assolutamente. Il mio villaggio si sentirà sempre come a casa, non importa dove vado. Lezione 23. Cercare la riconciliazione. Non siamo ancora riusciti a raggiungere una riconciliazione con molti dei nostri amici asiatici. È una situazione difficile. La comunicazione aperta è la chiave per risolvere i conflitti. Sono d'accordo. È importante ascoltare e comprendere i punti di vista degli altri. A volte, ci vuole tempo e pazienza per ricostruire la fiducia e ricucire le relazioni. Pensi che le differenze culturali abbiano un ruolo in queste sfide? Possono, ma il rispetto reciproco e l'empatia possono colmare queste lacune. Continuerò a cercare di raggiungere e trovare un terreno comune. Questo è l'atteggiamento giusto. Piccoli passi possono portare a progressi significativi. Grazie per l'incoraggiamento, spero che riusciremo a trovare una via d'uscita. Lezione 24. Evitare la fretta. Ho cercato di evitare la fretta al supermercato andandoci più tardi la sera. Questo è un buon punto, ma trovo che andare la mattina presto funzioni ancora meglio. Veramente? La prossima volta proverò ad andare prima. È molto più tranquillo quando non è affollato. Esattamente. Puoi prenderti il tuo tempo e non sentirti affrettato dagli altri acquirenti. Hai qualche altro consiglio per rendere le commissioni meno stressanti? Mi piace fare una lista in anticipo così so esattamente di cosa ho bisogno. È intelligente. Dimentico sempre qualcosa se non lo scrivo. Ti fa risparmiare tempo e ti aiuta a rimanere concentrato. Inoltre, avrai meno probabilità di acquistare cose inutili. Grazie per il consiglio, ci proverò e vedrò come va. Lezione 25. Acquistare gli oggetti essenziali. Ottimo, andiamo a prendere quello che ci serve. Dovremmo anche procurarci del materiale da leggere mentre siamo fuori. È una buona idea. Era da un po' che volevo prendere un nuovo libro. Hai in mente qualche titolo specifico o stai semplicemente curiosando? Sto pensando di prendere un romanzo giallo, qualcosa che mi tenga agganciato. Adoro anche i misteri.
Forse potremmo consigliarci i libri a vicenda dopo che avremo finito. Sembra divertente. È sempre bello condividere una buona lettura con qualcuno. Andiamo prima in libreria, poi potremo fare il resto delle nostre commissioni. Perfetto! Sono entusiasta di vedere cosa hanno in magazzino. Anche io. Un buon libro può rendere la giornata molto migliore. Lezione 26. Guida internazionale. Sto cercando di ottenere una patente di guida internazionale per il mio viaggio. Di solito è necessario se prevedi di guidare in un altro paese. Buono a sapersi. Che ne dici dell'assicurazione? Dovrei prenderlo anche io? Decisamente. È meglio prevenire che curare, soprattutto in luoghi sconosciuti. Avete qualche consiglio per assicuratori affidabili? Ho sentito parlare bene di alcune compagnie specializzate in assicurazioni di viaggio. Li esaminerò. È importante che tutto sia sistemato prima di partire. Assolutamente. Pianificare in anticipo può farti risparmiare molto stress in seguito. Grazie per il consiglio, mi sento già più preparato. Lezione 27. Oggetti smarriti. Ciao, ho perso qualcosa nella mia stanza. Puoi aiutarmi a cercarlo? Ovviamente. Cosa stai cercando? È una piccola collana d'argento. Penso di averlo lasciato sul comò. Controlliamo prima lì. A volte le cose si muovono senza che ce ne rendiamo conto. Ho cercato ovunque, ma non si trova da nessuna parte. Non preoccuparti. Ritorneremo sui tuoi passi e vedremo se riusciamo a individuarlo. Grazie per l'aiuto. Spero davvero che riusciremo a trovarlo. Nessun problema. È sempre frustrante perdere qualcosa di importante. D'ora in poi starò più attento alle mie cose. Lezione 28. Organizzazione degli elementi essenziali. Ho pensato a quanto sia essenziale mantenere una buona postura. Che ne dici di organizzare le mie cose essenziali? Come posso farlo meglio? Inizia riordinando e raggruppando insieme oggetti simili. Rende tutto più facile da trovare. Questo ha senso. Hai qualche consiglio per mantenere le cose organizzate a lungo termine? Usa contenitori o divisori per cassetti per tenere tutto al suo posto. Ci proverò. Mi sento come se perdessi sempre le cose perché non sono organizzate. Anche l'etichettatura può aiutare. È un piccolo passo che fa una grande differenza. È un'ottima idea. Inizierò dalla mia scrivania e proseguirò per tutta la casa. Fai un passo alla volta. L'organizzazione è un processo, non un compito una tantum. Grazie per il consiglio, sono pronto ad affrontare questo progetto. Lezione 29. Hockey contro calcio. L'hockey è simile al calcio in un certo senso, ma a differenza del calcio, nell'hockey non viene utilizzata una palla grande. È vero, l'hockey utilizza un disco, che è molto più piccolo e scivola sul ghiaccio. È affascinante come sport diversi possono avere regole simili ma attrezzature uniche. Penso che la velocità dell'hockey lo renda davvero emozionante da guardare. Hai una squadra o un giocatore preferito? Sono un tifoso della squadra locale.
I loro giochi sono sempre intensi e divertenti da guardare. Non sono mai stato a una partita di hockey, ma mi piacerebbe viverla un giorno. Dovresti. L'atmosfera nell'arena è elettrica. Lo aggiungerò alla mia lista dei desideri. Sembra un ottimo modo per trascorrere una serata. Lezione 30. Trattamenti termali. Ho pensato di provare alcuni trattamenti termali. Sembra fantastico. Lo controllerò sicuramente. Non dimenticare di effettuare una prenotazione in anticipo. Buon punto. Chiamerò in anticipo per essere sicuro di poter trovare un posto. È sempre meglio prenotare in anticipo, soprattutto per i trattamenti più richiesti. Avete qualche consiglio su cosa dovrei provare prima? Un massaggio o un trattamento viso sono un ottimo modo per iniziare. Sono rilassanti e rigeneranti. Sembra perfetto. Mi servirebbe un po' di relax dopo una settimana impegnativa. Concediti qualcosa, te lo meriti. Fammi sapere come va. Lo farò. Grazie per il suggerimento, non vedo l'ora. Lezione 31. Strategie di investimento. Penso che dovremmo considerare alcune strategie di investimento. Assolutamente. Cosa hai in mente? Forse possiamo investire nella co-ottimizzazione. Sembra interessante. Puoi spiegarlo un po'? Sicuro. Si concentra sulla massimizzazione delle risorse e sulla minimizzazione degli sprechi. Questo è un approccio intelligente. Ne beneficiano sia l'ambiente che le nostre finanze. Esattamente. La collaborazione può anche portare a risultati migliori. Hai visto qualche azienda farlo con successo? Sì, alcune aziende tecnologiche stanno aprendo la strada. Lezione 32. Preparazione alle riunioni. Hai finito di prepararti per l'incontro di domani? Sì, ho anticipato le preoccupazioni e preparato le risposte. Ottimo pensiero. Hai portato le slide della presentazione? L'ho fatto. Mi sono assicurato di includere tutti i punti importanti. Perfetto. Aiuterà a mantenere la discussione focalizzata. Esattamente. Voglio che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. E questo renderà l'incontro molto più produttivo. Sì, mi sento fiducioso adesso. Grande. Rivediamo tutto un'ultima volta prima di partire. Lezione 33. Discussione sul cambiamento climatico. Ciao. Hai seguito le ultime notizie sul cambiamento climatico? Sì, è allarmante la velocità con cui le cose stanno cambiando. Lo so. Ti fa davvero pensare alle nostre azioni. Assolutamente. Dobbiamo essere tutti più responsabili. Quali sono secondo te le soluzioni più efficaci? Credo che l'istruzione sia fondamentale per fare la differenza. Questo è un buon punto. Più la gente sa, meglio è. Esattamente. E dovremmo promuovere anche pratiche sostenibili. Concordato. È uno sforzo collettivo su cui dobbiamo concentrarci.